Stasera parleremo di paura. Questo mese lo sto dedicando alle emozioni perché è fondamentale entrare in contatto con le emozioni. Quindi tutti vi dicono non dovete aver paura e io stasera vi dico che invece dovete averla, o meglio, dovete entrare in contatto con la paura. Perché? Perché la paura è una delle emozioni più importanti per il nostro benessere, quindi dobbiamo comprendere il significato della paura e quando si attiva. L'errore più grande che si può fare è quello di spegnere questa emozione. Questa emozione, come tutte le emozioni in generale. Purtroppo ultimamente, negli ultimi anni, c'è questa tendenza motivazionale del non avere paura, superare i propri limiti, andare oltre le proprie emozioni. Minchiata, questo è il mio personale parere. Perché dico questo? Perché le emozioni sono la nostra bussola. Se noi interiorizziamo il concetto di superare un'emozione, di evitare un'emozione, il comando che stiamo dando a noi stessi è quello di non sentire. Quindi io di fatto non vado a superare o a trasformare una paura, ma vado a spegnerla. E questo cosa succede? Che comunque continua a dominare nel nostro primo cervello. Quindi noi ci autoconvinciamo che siamo dei supereroi, ma in realtà ce la stiamo raccontando. Perché? Perché la paura è un'emozione primaria ed è normale che esista. La paura va vista proprio come una sentinella che si attiva quando il nostro corpo in modo molto intelligente percepisce che c'è un pericolo potenziale. Attenzione, pericolo potenziale non vuol dire pericolo certo e adesso cercheremo di comprendere perché. Ma è importante riconoscere la paura e poi essere in grado di fare un'analisi di realtà. Cosa intendo con un'analisi di realtà? Comprendere se questa paura ha un senso di esistere oppure no. Perché se noi andiamo a spegnere completamente la paura, mettiamo a rischio noi stessi. Mi è capitato di vedere persone compiere praticamente delle azioni straordinarie, delle prove di coraggio, che secondo me non erano prove di coraggio, ma erano delle azioni totalmente da incoscienti. Cioè, non aver paura non vuol dire mettere a rischio la nostra incolumità. E questo è un passaggio molto sottile. Perché dico questo? Perché sto vedendo tanto questa tendenza del devo superare il mio limite e per superare il mio limite devo andare oltre la mia paura. E questo a volte porta a fare delle azioni, secondo me, assurde. Ok? E quindi anche qui bisogna capire che cosa sto facendo veramente. Sto sfidando me stesso per che motivo? Perché sto facendo questa prova di coraggio? Che cosa voglio dimostrare a me stesso o a me stessa? Ed è molto sottile sempre il confine, perché noi siamo abilissimi a raccontarcela. E quindi dobbiamo fare super attenzione a quando ci vogliamo mettere troppo in gioco. Quindi torniamo alla paura. Come dicevamo, la paura è la nostra sentinella ed è l'emozione che ci ha permesso di essere oggi qui come specie, perché andando indietro nel nostro albero genealogico, diciamo che ha proprio preservato dall'incolumità fisica. Ovviamente adesso noi viviamo in una società, in una cultura dove non dobbiamo preoccuparci del leone, non dobbiamo preoccuparci di un pericolo reale all'esterno. E quindi cosa succede? Succede che noi pensiamo che la paura non sia un'emozione utile perché a volte ci blocca. Però se io sono una donna o anche un uomo
che cammina solo fuori dalla stazione di Milano all'1 di notte in particolari vie, avere un senso di paura è utile per accelerare il passo e per percepire se ci possono essere dei pericoli. Noi non dobbiamo sfidare la vita, non dobbiamo vivere nel pensare che siamo invincibili o che diciamo basta il pensiero positivo per attrarre belle situazioni. È un pochettino più complesso, siamo in un sistema complesso, non siamo in un sistema semplice. Quando la paura diventa però limitante, quando si aggancia a dei ricordi o a dei traumi del passato che tecnicamente sono custoditi nella nostra amigdala. Quindi noi viviamo una situazione, la nostra amigdala che è molto più veloce dà una lettura di quella situazione come una situazione di pericolo e quindi ci blocchiamo. Il problema è che il pericolo non è nel qui ed ora, ma era nell'là e nell'allora. E qui diventa fondamentale entrare in ascolto e fare proprio un'analisi di realtà, proprio ascoltarsi e dire di cosa sto avendo paura. La paura è un'emozione legata al futuro, sempre. Ho paura se io mi immagino a livello inconscio che possa accadere un determinato scenario. Per questo poi ci blocca. Ho paura che se vado in quella direzione posso essere assalita e può essere positiva se effettivamente sono in un determinato quartiere e quindi faccio un'analisi di realtà e dico, sai che cosa? Forse è meglio che non ci vado, oppure ci vado mentre parlo al telefono con qualcuno. Se invece sono alla luce del sole, in un quartiere dove non ci sono problematiche e non esco di casa perché ho paura che qualcuno mi aggredisca, allora qui il senso della paura è totalmente diverso. È una paura legata ad uno scenario che io immagino, ad una fantasia che io immagino che possa accadere, ma che in realtà non ha una probabilità di accadimento. Ed è qui che entra in gioco la nostra parte logica razionale, poi vedremo anche come le bars possono aiutarci in questo. Essere molto bravi a fare un'analisi di realtà, nel qui ed ora, anche un po' a livello ingegneristico. Qual è la probabilità che questo scenario possa accadere? Ma prima di fare questo dobbiamo comprendere qual è la fantasia che noi ci immaginiamo che possa accadere. Questa è la parte più difficile, perché a volte questa fantasia è a livello inconscio, non è a livello conscio. Quindi vedremo nella pratica di oggi come le bars ci aiutano proprio a portare a galla questo nostro timore, questa nostra fantasia e quindi poi trasformarla e fare un'analisi del qui ed ora. Se io ho vissuto una vita in cui sono andata a consolidare il mio copione, ad esempio ho sempre avuto dei compagni che erano persone violente, è probabile che dentro di me si sia cristallizzata la credenza che uomo uguale persona violenta. Quindi io ho paura di poter attirare un'altra persona di questo tipo. E a volte cosa succede quando ho paura di una cosa? L'attraggo. Perché? Perché penso che quello sia l'unico scenario possibile. Quando si dice che noi creiamo la nostra realtà, quello che facciamo da un punto di vista quantistico è che noi andiamo a collassare l'onda forma, andiamo a collassare la possibile realtà tra le infinite che ci sono. E come avviene questo collasso? Secondo che frequenza? Secondo la frequenza delle nostre credenze limitanti o delle nostre credenze in generale. Se io penso che tutte le persone che incontro sono in un certo modo, ovviamente questa credenza è in profondità a livello inconscio, io collasserò quell'onda forma e tutte le persone che incontrerò saranno in quel modo. Come fare per fare uno switch rispetto a questo? Comprendere innanzitutto da un punto di vista logico-cognitivo
che esistono delle altre realtà. Come? Attraverso la lettura, attraverso il frequentare determinati ambienti che siano diversi dai miei, attraverso la visione di film. Ogni volta che vedo un qualcosa che è lontano anni luce da il mio mondo, solitamente io do sempre una frase comando che è una realtà possibile, sempre. A questo punto, nel momento che ci rendiamo conto che esistono infinite possibilità e proprio diamo un comando nel momento che le riconosciamo, stiamo dando un comando molto potente al nostro inconscio. Esiste un'alternativa, che è il primo punto di partenza, perché se fosse così semplice creare la realtà, penso che ognuno di noi vivrebbe in un Edem, ma non è così. Magari anche molti di noi fanno un sacco di pratiche, di situazioni, ma poi ci diciamo, ma ragazzi, sta legge dell'attrazione è bella bella, ma funziona per gli altri. Ma in realtà funziona benissimo, è questo che dobbiamo comprendere. La legge d'attrazione funziona benissimo, ma funziona in funzione, scusate il gioco di parole, delle credenze inconsce che noi abbiamo. La parte logico-cognitiva dovete vederla come un 1% di lettura della realtà ed è lì la chiave segreta per entrare in contatto con le nostre credenze, è quella proprio di passare dal sentire. Abbiamo visto passare dal disgusto, passare dalla rabbia, oggi vedremo come passare dalla paura. Settimana prossima vedremo la tristezza, no, settimana prossima la gioia e poi la tristezza. Se noi non attraversiamo quel ponte, è veramente complicato creare una realtà differente. E c'è un altro aspetto proprio neuronale, e questo lo dico per far comprendere come dobbiamo smetterla di dire non sono capace. Molto spesso noi non abbiamo i paradigmi. Perché? Perché se siamo cresciuti in un determinato ambiente dove determinate emozioni non sono state accettate, non sono state riconosciute, dove determinate realtà o potenziali realtà non sono state mai ritenute possibili, è come se noi pretendessimo oggi di iniziare a parlare cinese senza aver mai fatto neanche il corso base. Potremmo incavolarci con noi stessi e dirci che non siamo capaci di parlare cinese? È una cosa ovvia che noi non siamo in grado di parlare cinese. Siamo cresciuti in una cultura in cui si parla l'italiano e abbiamo appreso l'italiano. Se fossimo vissuti in Cina o in una famiglia bilingue avremmo imparato il cinese. Quindi andiamo a togliere l'idea di fondo del non sono capace o non riesco a mettere in pratica la formula magica dell'attrarre la realtà che desidero. Semplicemente non conosciamo la lingua. E il primo passo quando non conosci una lingua qual è? Quella di impararla. Ma se noi iniziassimo oggi a parlare cinese, riusciremmo tra una settimana a parlare senza problemi con una persona? No, ci vuole del tempo, si devono proprio creare a livello fisico delle nuove mappe neuronali. Per quello ci vuole tempo per il cambiamento, per quello ci vuole soprattutto energia per il cambiamento. Le mappe neuronali, da un punto di vista proprio neuroscientifico, rappresentano il nostro sistema di credenze e vedetele proprio come le strade di una città. Noi possiamo decidere di cambiare il percorso, ma non possiamo dall'oggi al domani decidere di buttare giù i palazzi e creare al posto che una provinciale un'autostrada. Iniziamo a prefissarci degli obiettivi piccoli, che poi possono diventare anche grandi, ma siamo coscienti che serve il tempo e l'energia per innescare un cambiamento. Perché? Perché se no ci depotenziamo e diciamo non siamo in grado di. E la paura serve
proprio per si attiva per mettere questo limite. Quindi quando si innesca una paura, e adesso arriviamo al protocollo di oggi, quello che dobbiamo capire è entrare in contatto con la fantasia che quella paura sta creando dentro di noi. Voglio lanciare un nuovo progetto. Questo progetto non parte. Perché non parte? Qual è la credenza limitante? Qual è la fantasia inconscia e la paura che io la paura che io ho? Qual è la fantasia che io sto proiettando a livello inconscio? Perché se io ad esempio penso che far partire il mio nuovo progetto potrebbe voler dire non avere più tempo per star con la mia famiglia, questa fantasia a livello inconscio potrebbe spaventarmi in funzione del mio sistema di priorità e inconsciamente bloccarmi. Quindi la paura è sempre protettiva, sempre. Non esiste nessuna paura distruttiva. La paura in noi si innesca quando a livello inconscio il nostro corpo, il nostro sistema emotivo ha l'obiettivo di difenderci. Il punto è che noi dobbiamo comprendere, nel qui ed ora, io ho bisogno di questa difesa. Soprattutto le paure sono legate tanto al bambino, sia al nostro bambino interiore e anche al bambino che eravamo. Quali sono i comandi che io ho dato? Se ad esempio io sono cresciuto in una famiglia in cui non era consentito arrabbiarsi, io sono andata proprio a spegnere questa emozione e solitamente l'emozione parassita della rabbia è la tristezza, proprio non mi era consentito e per il bambino era una questione di sopravvivenza questo, se io mi arrabbio la mamma e il papà mi sgridano, se mi sgridano non mi vogliono più bene, io non posso vivere senza la mamma e il papà che mi vogliono bene. Dovete sempre entrare nella mente del bambino, non con la maturità che abbiamo oggi, ma con la visione del mondo che aveva un essere che era totalmente indifeso. Ma noi oggi possiamo essere quei genitori, quella madre, quel padre che non si sono comportati in modo adeguato. Per quello dobbiamo uscire dal e vabbè, ma io sono così perché ho vissuto questa esperienza, io sono colà perché ho vissuto quest'altra esperienza. Bene, non potremo mai cambiare l'esperienza del passato, ma oggi possiamo attivare il nostro genitore per prenderci cura di quel bambino che tendenzialmente è spaventato e quindi comprendere la paura che io sto provando oggi è una paura reale. Io oggi ho gli strumenti, le risorse per prendermi cura di me? Nel 99% dei casi la risposta è sì. A meno che io non voglia prendermi e lanciarmi dal 100° piano senza paracadute, a quel punto la paura è reale e sta cercando di trasmetterti un minimo di sanità mentale. Se non ci fosse, sarebbe molto pericoloso. E lo vediamo, no? Quante persone non hanno quello che si chiama un genitore interno normativo sano, che dice attenzione, questa cosa è pericolosa, sei sicura che la vuoi fare? Bene, siete pronti adesso per entrare in contatto con le vostre paure? Sì, la risposta è sì, ve lo dico io. Bene, allora nella meditazione di questa sera, nel protocollo di questa sera, faremo proprio un primo protocollo in cui entreremo in contatto con la nostra paura, quindi vi chiedo proprio di immaginare una situazione in cui siete coscienti che siete bloccati da una paura, oppure anche una situazione in cui vi sentite bloccati e vediamo di individuare la paura sottostante. Attraverso un processo di ascolto cercheremo di entrare in contatto con la fantasia legata a quella paura, ovvero quello che voi vi immaginate possa accadere. Vi guiderò in questo passaggio.
Una volta che abbiamo identificato questa fantasia, faremo un protocollo di trasformazione alchemica. Se non riuscite a identificare la fantasia, che può essere, per chi riesce a percepirlo, una visione, può essere una percezione, ma può essere anche una parola. Io sarò tendenzialmente la paura. Io sarò senza amici, faccio un esempio. Io sarò da solo, io non avrò tempo per me, io non avrò tempo per la mia famiglia, quindi ognuno di noi la leggerà in modo diverso. Faremo il protocollo di trasformazione alchemica. Se non si riesce a individuare qualcosa, rimanete in ascolto del vostro corpo e potete scegliere una sensazione. Se no, potete semplicemente nel protocollo di trasformazione alchemica dire paura di o paura e basta. Quindi non ci sono scuse. Nel senso che il protocollo di trasformazione alchemica, sia che vi arrivi la fantasia, che non vi arrivi, lo potete fare. Bene, prendete in mano i nostri cilindretti, come sempre oro nella sinistra, argento nella destra e dito sul Traion. Fate un respiro profondo e chiudete gli occhi. Tenete i piedi ben piantati sul pavimento e la schiena ben dritta. Per fare questo portate le scapole verso il basso e il collo verso l'alto. Proprio percepite come se foste seduti perfettamente sulla sedia formando un 4. E lasciate che l'energia della terra salga dai vostri piedi, percorra il vostro corpo, esca dalla vostra testa e si espanda nel cielo e viceversa percepite l'energia del cielo che entra dalla vostra testa, attraversa il vostro corpo e fuoriesce dai vostri piedi. Fate un respiro profondo e date questo comando iniziale. Io mi autorizzo a entrare in contatto con la mia paura, con la consapevolezza che sono nel qui ed ora, in un posto protetto. E prima di procedere andiamo a creare questa bolla di protezione. Quindi immaginiamo un fascio di colore argento che dal centro della terra sale, entra dal nostro perineo e attiva il primo, il secondo, il terzo centro, fuoriesce dalla fontanella e si espande nel centro della galassia e dal centro della galassia arriva un fascio di colore oro brillante che entra dalla nostra fontanella e attiva il terzo, il secondo, il primo centro, fuoriesce dal perineo e si espande nel centro della terra. Prendete consapevolezza di essere un portale di collegamento cielo-terra, terra-cielo. E ora concentrandovi nel primo, nel secondo e nel terzo centro, ripetete: io sono, io sento, io creo. 3, 6, 9.
io sono, io sento, io creo. 3, 6, 9. Io sono, io sento, io creo. 3, 6, 9. E ora visualizzate o immaginate una sfera rossa, 2 dita sotto l'ombelico, una sfera verde all'altezza del vostro cuore e una sfera blu all'altezza della vostra ghiandola pineale. Queste 3 sfere si fondono in una sfera di colore bianco brillante. Che totalmente avvolge la vostra persona. E percepite questa sfera come uno scudo di protezione. E ripetete: io mi autorizzo ad essere all'interno di questa sfera di protezione. Io divento consapevole della mia capacità di proteggermi. Ora fate un respiro profondo ed entrate in contatto con una delle vostre paure. Una paura di cui siete consapevoli, una paura che sentite che vi sta limitando. Oppure potete anche pensare ad una situazione che vi sta bloccando e cercare di comprendere qual è la paura sottostante. Iniziate a pensare a quella situazione. Potete immaginarla di fronte a voi, potete percepirla nel vostro corpo. E ora ponetevi questa domanda: cosa accadrà? Cosa sta accadendo? Immaginate che sia il vostro bambino a rispondere. Fate un gioco di fantasia. Non andate adesso a bloccare la risposta dicendo no, vabbè, ma questa cosa è impossibile. Perché a livello razionale sapete che è impossibile, ma la paura agisce ad un livello irrazionale. Quindi permettete a quel bambino di parlare. Cosa accadrà se avviene questa cosa, se raggiungete quell'obiettivo, se fate quel passo avanti? Cosa accadrà?
proprio formulate una frase nella vostra testa. Potrebbe essere un sarò solo, sarò visto. Cosa accadrà? Qual è lo scenario che quel bambino si sta immaginando? Se questa cosa ci spaventa, attiviamo anche il nostro genitore affettivo che comunque tiene quel bambino per mano, lo accoglie e proprio gli chiede cosa accadrà. Sono io qui con te. Di cosa hai paura? E ricordiamo che noi abbiamo il potere di essere quel genitore che tiene per mano quel bambino. Possiamo anche proprio immaginare di prendere quel bambino sulle nostre ginocchia, accarezzargli la testa e chiedergli cosa accadrà, cosa pensi che possa accadere. E il bambino, che è dotato di pensiero magico, cosa ci risponderà? Cosa si immagina quel bambino? Bene, prendiamo quello che questo bambino ci ha detto, che può essere una frase, che può essere una sensazione. Iniziamo con il nostro protocollo di trasformazione alchemica. Facciamo un respiro profondo. Concentriamoci nel nostro primo centro, il centro dell'essere, 2 dita sotto l'ombelico. E ripetiamo, libero, l'energia cristallizzata in. Ripetiamo la frase che ci ha detto il bambino e la riporto nel mio centro di potere alchemico. Io sono 3. Rimaniamo in ascolto del nostro corpo e spostiamo la nostra attenzione all'altezza del cuore, nel centro del sentire. Facciamo un respiro profondo e ripetiamo: lascio andare ogni attaccamento emotivo a. E ripetiamo la frase o la sensazione o l'immagine. E lascio fluire il mio sentire. Io sento
6, fate un respiro profondo, rimanete in ascolto di quello che avviene nel vostro corpo, nei vostri pensieri e lasciate fluire. Siate consapevoli che in voi vi è un'intelligenza superiore che ha un unico scopo, il vostro benessere. Autorizzatela ad agire. E ora fate un respiro profondo. E ponete la vostra attenzione nella vostra ghiandola pineale, nel centro del creare. E ripetete: creo ordine e coerenza in e mi autorizzo ad essere, sentire e creare. Io creo 9. Fate un respiro profondo e date questo comando: io sono un essere coraggioso. Io sento il potere che fluisce in ogni mia cellula. Io creo la realtà più idonea per il mio più alto bene. Fate un respiro profondo. Iniziate a tornare consapevoli di voi nel qui ed ora. Iniziate a muovere i piedi, muovere le spalle, il collo. Andate ad appoggiare le vostre My Energy Bars. E quando siete pronti e pronte, ognuno con i suoi tempi, aprite gli occhi. Bene, come state? Com'è andata? Come sempre, questo adesso è un momento di condivisione. Bravissimo Angelo che bevi, bravissima Susanna, Paolo. Vedete che se ve lo dico prima, poi dopo... Benissimo.
Ci sono domande, riflessioni, condivisioni?